Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Come vi avevo promesso settimana scorsa, anzi 2 settimane fa per essere più precisi, è il momento di giocare un po' e soprattutto giocare con quello che sarà l'eroe che piccherò per i nazionali 2026 che si terranno il prossimo weekend. Ma prima di addentrarci all'interno dei singoli gameplay, che saranno ben due, vorrei farvi qualche premessa. In primis, i gameplay che andrò a giocare saranno non tagliati, non editati, ovviamente al netto di tempi morti oppure se l'avversario dovesse arrendersi, quindi al netto di quello non farò tagli, non farò editing, in modo da portarvi delle partite genuine, ragionate in quel momento, così che voi state imparando il gioco o volete imparare Reinhardt oppure volete semplicemente approfondire alcune dinamiche, alcune meccaniche, avere un confronto, avete esattamente quello che accade nella mia capoccia in real time. Seconda premessa. Avevo già attivato la pagina Instagram diversi anni fa, ma non l'ho mai pubblicizzata. Parlando ovviamente con alcuni amici, ho detto: ma no, dai, rispolverala, ha senso farlo. Quindi vi avviso che la pagina Instagram verrà rispolverata. Farò qualche post, casomai non tantissimi all'inizio, ma qualcosa di un po' più one shot immediato, in modo da arricchire e completare il tipo di argomenti che tratto. E terzo avviso, come sempre ragazzi, mettete mi piace al video, commentate, spolliciate ovviamente verso l'alto e non verso il basso, e scrivetemi dei suggerimenti in modo da potervi offrire argomenti, video che sono più adatti a voi e sono in linea con quello che voi vorreste sentire o vorreste vedere approfondito. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, ci vediamo con il gameplay. Eccoci qua ragazzi, con il gameplay finalmente possiamo iniziare con la prima partita. Andiamo con Create Game. Ovviamente giochiamo Reinhardt nella versione Ravenous Mitax. Tendenzialmente ho in questa lista riesco a giocare in due modi diversi. Una lista che va molto più aggro con 9 extender e una lista invece che va un po' più mid range. Quindi in questo caso noi vogliamo sempre andare primi, e andando primi vogliamo portarci tutti gli extender del caso, anche perché non sappiamo che lista potrebbe giocare lui, quindi ci portiamo 6 extender, ovviamente Reckless Swing, ci portiamo 3 Strongest Survivor perché sono un ottimo modo per fare disruption, e ci portiamo un Reckless Stampede che in late game ci piace sempre. 60 carte precise per andare a prendere subito ovviamente Blood Rush bello, che vogliamo vederlo il prima possibile, o comunque le carte principali. Quindi iniziamo subito con il primo extender, vogliamo distruggere i tracker, non ci interessa. Adesso facciamo Pulping e poi faremo Ravenous Mitax in modo da far passare qualche danno, sperando. Ok, abbiamo scartato Splatter Skull, che era una seconda copia, quindi benissimo così. Ovviamente lui bloccherà per 2, per 3, per 2, e così abbiamo fatto passare 6 danni, turno 0, e siamo contenti. Abbiamo un ottimo arsenale che possiamo valorizzare in questo modo. Allora, potremmo bloccare con 2. Bloccare con 2 e mandare solo 8. Io non ho portato AB in tutto ciò, benissimo, non ci ho neanche pensato. Quindi dobbiamo giocare iper aggro. Allora, a questo punto, per giocare iper aggro, facciamo così. Facciamo. L'idea è utilizzare Bearfang e poi Splatter Skull, dandoci il Gogen con i Beaten Tracker. Questa è l'idea, adesso dobbiamo un attimo plasmarla. Iniziamo a bloccare 4 così. Ci prenderemo gli arcani, quindi tutti gli arcani ce li prendiamo. Lui ci ha fatto danno. Questi 4 me li voglio prendere. Ok, e Snatch ovviamente lo blocchiamo. Ok, volendo massimizzare l'output. Ah no, però non con questo, perdonatemi, ma devo bloccarlo con la Sash, perché per fare questo giochino devo ovviamente rompere Sash. Quindi è un pochettino early per romperla, sì, posso essere d'accordo se è questo che giustamente si pensa. Tuttavia, non avendo AB e volendo giocare aggro, ho una buona combo in mano tra disruption e danni, voglio utilizzarla. Quindi rompi i tracker, sì.
perché così passano comunque stiamo proponendo 14 danni con 3 carte più la carta la carta nella banish distrutta, a meno che non ci dà ovviamente un'altra carta, siamo contenti uguale e ci teniamo comunque una discreta lead, non tantissimo, ma abbiamo già tolto un po' di equip. Abbiamo Send Sketched Plan che ci permette di avere l'action point, quindi anche in questo caso bloccherò niente. Molto bene. Ci manca la blu, quindi facciamo così, mi vado a prendere una blu, in particolare mi prendo la blu che difende 0. Questo perché? Perché se la dovessi scattare almeno ho tolto una carta che non blocca dal mazzo. Quindi possiamo fare Ravenous Mitax. Per quale motivo? Perché voglio provare a scartare Silex. Se non scarto Silex, vediamo cosa pesco. Fantastico, meno male che ho l'action point. È un problema relativo perché anche qua guardiamo il lato positivo, altra carta che non blocca l'abbiamo tolta. E comunque con 3 carte stiamo proponendo 10, che schifo non fa. Poteva essere di più, certo, ma va bene così. Allora, lui ha Gonina Flash. Io cosa voglio fare prossimo turno? Pulping e Ravenous tendenzialmente. Quindi aspettiamo ancora un po', vediamo se ha qualche attacco strano. Ok, sono sempre danni, tra virgolette, puliti. Questo è un Gonina Flash, quindi facciamo così. E non voglio fargli fare il flow però. Ok. Adesso facciamo Pulping picciando Break and Romp. Vediamo che succede. Anche in questo caso, se va male, se vuole toglierci il Guegen, deve darci 2 carte. Se va bene, siamo coperti così, a meno che non dovesse avere una reaction lì sotto. Ma non ce l'ha. Quindi noi... Ok, facciamo altri danni. Abbiamo ancora la Scowling, che ci giochiamo come ultimo turno, quindi non è ancora il momento, ora, a meno che non mi costringe in qualche modo, però ecco, il mazzo mi costringe a utilizzare la Scowling, perché qua è uno di quei casi in cui voglio mettere le carte per terra. Se lui mi riesce a fare 17 danni, bravo lui, ma se non ci riesce, ovviamente... se non ci riesce, ovviamente c'ho un turno di Blood Rush a mano piena, non ho Guegen, questo... può essere un problema, però ovviamente non posso venire, cioè non posso non farlo, ecco. Allora, lui ha Burn-Up Shock, va bene, e poi farà Scorpio. Ok, nel complesso chiudo con 2 danni sotto e vediamo che succede. Se pesco un extender è tanta roba. Perfetto. Così possiamo fare 8 into 10. Potrei fare anche 8 into 8 e mettere Arsenale, che in realtà non mi dispiace, perché... No, però è lethal, il 10. 8 è lethal lo stesso? Perché se lui blocca 6, sono 2 danni. Però poi c'ha questo e lui ha una sola carta, io c'ho Arsenale. Dovrebbe essere lethal così. Volendo giocare safe, avrei fatto Feral e messo Swing, probabilmente rimaneva 1 con i Grasco. Però, se la matematica non è un'opinione, dovrebbe essere lethal, scusate, e quindi ci siamo. Perfetto. Value 17. Senza AB, abbiamo fatto praticamente una corsa, per questo, questa è la versione iperagro. Abbiamo messo le carte a terra, tranne in qualche caso, e abbiamo detto, ok, vediamo chi fa più danni. Questo è per quanto riguarda il primo gameplay. Andiamo adesso con il secondo, quindi sempre la lista. Qui andiamo Create Game e vediamo invece adesso chi ci capita. Casomai, ecco, sarebbe bello se dovessimo trovare tipo una Syndra o un qualcosa di iperagro, così da invece farvi vedere la versione un pochettino più midrange. Perfetto, Ziggy era anche una cosa che mi faceva piacere portarvi. Quindi iniziamo subito col pensare.
vorrei iniziare per primo. E sicuramente vado per primo perché è vero che lui mette le aure, ma se lui mette le aure io attacco e le aure gliele distruggo. E posso far passare più danni. Oh, non porto a B perché sicuramente non è la versione con Afrodias. Poi se dovesse essere quella ce lo facciamo andare bene. Oh, anche in questo caso giochiamo di iperagro. Ok, lui è un midrange, vuole fare setup, io non voglio fargli fare setup. Quindi probabilmente giocheremo lo stesso identico setup di prima. Abbiamo una carta da giocare, lui ha le instant che non bloccano, quindi in realtà vorrei portare un Pulping in meno e portiamo Weakest Link. Sì, sempre 60 carte, sacrifichiamo una carta che non blocca nel caso lui dovesse arrivare vicino con la vita. Ok, e vediamo che succede. Oh, prima mi sono dimenticato di mettere lo schermo intero, quindi avete visto un po' così, adesso lo mettiamo subito. Allora, Ravenous Mitax, questo potrebbe essere uno dei casi in cui potremmo distruggere i beaten subito. Vediamo che succede, vediamo cosa scarto, quindi Ravenous. Perché se scarto Silex, no. Però potremmo mettere Weakest Link in arsenale, attaccare con Packing. No, ma non voglio distruggerlo subito. Va bene. Turno un po' fiacchetto, non abbiamo pescato un extender, va bene così, abbiamo pescato paradossalmente il Weakest Link che ci siamo portati. Va bene, ce lo facciamo andare bene. Ok, Weakest Link in arsenale. Ok, stesso discorso di prima. Adesso ha senso utilizzare il blocco di beaten tracker, bloccare uno, bloccare uno e utilizzare poi i Perfang su o su Splatter Skull o su Weakest Link, vediamo cosa scartiamo. E soprattutto sarebbe molto molto forte se riusciamo a scartare Silex. Quindi vediamo, lui ora giustamente fa 4 danni. Avrà sicuramente una prevenzione, ma non è quello che mi spaventa. Quindi così vediamo cosa peschiamo e scartiamo. Bello. Allora, li utilizziamo adesso i beaten per quale motivo? Perché così mettiamo Blood Rush in arsenale. Liberiamo sicuramente la mano perché adesso lui deve gestirsi 7, deve comunque rimbalzarsi la Corrosive e poi deve beccarsi Weakest Link. Quindi se gli rimane una carta che non blocca in mano, la deve per forza scartare. Quindi va bene così, ci prendiamo i danni, va benissimo. Ok. E poi Weakest Link. Vediamo che cosa gli è rimasto in mano. Infatti ci dà... Ah no, ok, ci dà il blocco, benissimo. Ci siamo presi anche tutto l'equipe, così per il turno di Blood Rush siamo abbastanza coperti. Abbiamo anche un extender. Ok, dobbiamo giocare necessariamente... lui con cosa ha bloccato? Command, quindi vuol dire che ce li ha degli Onit. Allora in questo caso va bene prendere tutto. Per quale motivo non blocco con Barraging o con il Sand? Perché devo giocare aggro. Quindi piuttosto voglio intimidire 2 volte. Quindi così. Ora, se siamo fortunati, ci rimane Wild Ride in mano. E altrimenti capiamo che fare. Ok. Wild Ride, che vuol dire fare Intimidate 3. E non dovremmo perdere il bonus di Barraging. No, non è vero, perché giustamente lui c'ha questo. Ok, prende 9 danni. Ovviamente facciamo la Ravenous. No, senza dubbio. Ok, meglio Beastwing in arsenale, se l'alternativa era quella. Piuttosto che avere quella carta lì. Sai, per caso ci dovesse anche venire comodo che ha un Command and Conquer, ci fa pescare una carta. Abbiamo un altro turno di Blood Rush. Siamo in avanti. Ok, lui vuole fare la combo qui. Lui vuole fare combo. Noi gliela facciamo fare. Nel senso, non è che glielo possiamo impedire, quindi vabbè, fai quello che devi fare. Rompi i grips. Vediamo quante volte può farlo.
Ora lui ci riattacca. Sicuramente adesso usiamo la Scaling. Ah, ok. Mi sembra una cosa un po' pazzerella da parte sua, però ragazzi, va bene. Non è un Beast Within, quindi anche se Stilegs scartato sarebbe interessante, voglio avere un pitch in più. Allora, tenta il turno di doppio Blood Rush, però se nello sventurato caso dovessi scartare Pulping non ho un Extender, quindi piuttosto me lo ciclo, tanto potrei rivederlo. E facciamo Pulping qui. Poi se ha messo in arsenale la reaction può diventare problematico, se non l'ha fatto. Ok. Semplicemente perché adesso Ace Bending rimane. Ok. Anche qua ragazzi prenderemo tutto. E voglio soltanto liberarmi della Sasha adesso. No, ma posso farlo dopo. E facciamo 6 su di lui. E poi devo necessariamente rompere Ace Bending. Quindi così. Io c'ho ancora in circolo, no, quello era l'ultimo Blood Rush. Quindi questo così. E poi questo. Devo necessariamente distruggere questo qui. Madonna, che brutta mano. Va bene, facciamo 3 carte 10 per rimanere un value. Ok. Allora, io come extender mi sono giocato i Pulping, i Wild Ride, 1 e 1, quindi ne ho ancora. Ho ancora i Buck, ho ancora il Buckle, ne porto solo uno. Ok. Vabbè, c'ho ancora qualcosina, perché ovviamente l'extender è quello che mi permette di togliergli la carta e attaccare. Attacchi così purtroppo non gli fanno niente, anzi tra l'altro gli do anche il Quicken che con Gorina Flash può essere un problema. Oh, finalmente ci togliamo Beast Within da dietro. E... prenderei non 6, ma prendo uno e mi tolgo Beast Within. Tra l'altro vedo cosa pesco. Alpha Instinct. Voglio una blu, certo che la voglio. C'ho questo, ho agility, posso fare Berfang into Revenus, fantastico. Oh, Wisincare, no? Ok. E mi basta bloccare così perché poi ho comunque il pitch per fare tutto, quindi con questa linea facciamo, se tutto va bene, facciamo 9 into 5 con 3 carte che è molto forte. In realtà sarebbero 2, ma contiamo l'agility, quindi con 2 carte sarebbero ben 14, che è molto, 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 molto forte. E in teoria dovremmo anche riuscire a pulire tutta la board con l'attacco dell'Axe. Benissimo. E abbiamo fatto passare qualcosa. Oh, che fastidio. È fastidioso, devo fare setup per il prossimo turno, quindi ability così e devo per forza fare lei. Non mi fa impazzire perché così perdo il tempo. Ecco qui, però avendo l'agility cosa posso fare? Mi basta avere una sola carta in mano, quindi perché così non riesco dovrei non bloccare. Se non blocco posso fare Swing Big into Weakest Link. Per forza. Sto prendendo troppi danni, non mi fa impazzire sta cosa. Tra l'altro da Prego Again, quindi
Mi sa che sarò costretto a bloccare. E anche ancora Gwen. No, gli do la Scowling. No, mi sa che non gli sto dietro. Ancora. E vabbè, raga, abbiamo bloccato il turno... Il turno di Gesù Cristo. Devo fare per forza così, cercare di rimanere in piedi e fare... E a sto punto provare a fare Weakest Link. Sì, Weakest Link e Asha. Però mi sa che non ci sto dentro. Non ci sto dentro. Cioè il turno l'ha fatto 15, l'ultimo turno è stato eccessivo, ecco il termine giusto. Noi proviamo ancora ovviamente a giocare, ma ecco, tra l'altro se scartiamo così non va bene. Dovremmo vedere fra un po' l'ultimo Blood Rush. Blocchiamo 3. E poi speriamo di pescare una blu. Allora, lui non ha arsenale, quindi Pulping è la scelta migliore. Speriamo di scartare Wild Ride e pescare una blu, così possiamo fare Strong e Survive. Quasi. Quasi facciamo Ash, ma sto anche andando in fatigue, tra l'altro. Ma non durerò ancora per molto, quindi... devo bloccare 6, fare Wild Ride. Tanto qui giustamente mi inizia a sparare i danni. Cosmic Duality, quanti ne ha? Quello era l'ultimo. Scusate. Poi sono quasi tentato addirittura di fare Strongest e ciclare Wild Ride. Sì. Sì, perché dovrebbe esserci Blood Rush a breve. Poi non cambia niente, ragazzi, perché tanto lui c'ha ancora un Corrosive e ha il... e ha a terra i flow, quindi è già una partita segnata a questo punto. Niente, io comunque andando avanti così. Ovviamente ora faccio Berfang, scarterò Blood Rush, perché già lo so che va così. Ecco qua, perfetto, la partita si chiude in questo modo. Ma allora, facendo un po' di analisi della partita, in realtà siamo stati abbastanza even. Adesso ci vediamo le statistiche nella schermata di fine partita. Perché comunque il value è sopra 12, ma siamo stati abbastanza even di punti vita fino al turno 7, dove avevamo 22-16. Ma da quando lui poi ha fatto quel turno 5-5-5 è stato ovviamente diverso. Ok, infatti nel turno 7, che è quello che appunto ha svoltato la partita, guardate come è cambiato ovviamente il tipo di danno che ho dato, che ho minacciato. Quindi è stato effettivamente qui value 0 addirittura. Non mi ricordo cosa è successo nel turno 7, cioè a parte lui che attacca 5-5-5, ma mi sembra di aver mandato dietro qualcosa, ma probabilmente lui ha prevenuto quasi tutto, per questo tiene value 0. Quindi è stato effettivamente quel turno ha svoltato tutto. Però ci sta. Cioè comunque Ziggy è un eroe
così come enigma e sappiamo che può arrivare a fare questo. Benissimo ragazzi, io spero che queste due partite abbiano aiutato, abbiano dato qualche spunto, abbiano fatto vedere casomai qualche linea particolare e quantomeno vi abbiano intrattenuto. Ragazzi, se siete arrivati fin qui, come sempre, vi ringrazio. Noi ci vediamo ai nazionali per chi c'è. Per chi non c'è, ovviamente, ci vediamo al prossimo video. E come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao, addio.